Secondo segno dello zodiaco, oggi si chiacchiera del Toro. Parliamo di un segno fisso governato da Venere. E qui abbiamo la calma, i piaceri della vita, anche una vita tranquilla, la ricerca della serenità, la pacatezza, ecco la grande caratteristica del Toro. In esaltazione nel Toro abbiamo la Luna e quindi abbiamo la ricerca anche del rifugio, si collega alla casa, anche alle abitudini. Il Toro è un segno abitudinario, è un segno che ha difficoltà ad accettare un cambiamento. In quanto esaltazione della Luna c'è il nutrimento, l'alimentazione, c'è il proteggere e qui dobbiamo sempre distinguere i livelli di evoluzione dell'individuo. Questa è una cosa che io dico sempre in ogni video, in ogni scritto. C'è il segno zodiacale che dà delle predisposizioni in generale, però poi bisogna vedere l'individuo che livello di evoluzione ha per poter comprendere bene come poi si sviluppino queste caratteristiche. E il livello di evoluzione ovviamente ce lo dice il tema natale. Quindi il discorso diventa più nel dettaglio, diciamo così, più individuale. Comunque, tornando al discorso Toro, il Toro evoluto dice questo spazio è mio e lo proteggo, cioè il senso proprio di in qualche modo avvolge con amore. Il Toro non evoluto dice questo spazio è mio, da qui non passa nessuno perché è roba mia e nessuno me la toglie. E qui non abbiamo più il senso di protezione, abbiamo il controllo e il possesso. Questa caratteristica, purtroppo, se l'individuo non è evoluto, si manifesta anche sull'altro, sul partner. E ecco qua che abbiamo i possibili stalker. La gelosia portata a livelli di ossessione, di controllo assoluto dell'altro. È questo il grosso limite di chi ha valori Toro e non è un individuo evoluto. Torniamo un attimo all'alimentazione. Perché? Perché Venere controlla questa parte qui, la gola, e la Luna si collega al cibo. Quindi il Toro è strettamente collegato al nutrimento, all'alimentazione. Questa caratteristica è importante, la si nota anche nei temi natali. Qualora ci siano valori in Toro lesi, potrebbe esserci un disordine alimentare. Quindi stiamo parlando che l'anoressia e la bulimia in qualche modo noi la vediamo da valori lesi in Toro, seconda casa, Luna, queste sono le simbologie. Se i valori sono lesi non c'è il nutrire, c'è l'inglobare, quindi il nutrirsi in maniera sbagliata o eccessiva o troppo poco. Comunque ricordate sempre che il Toro con esaltazione della Luna è sempre molto collegato all'alimentazione. Io porto sempre due esempi per far comprendere l'evoluzione degli individui e uso proprio il Toro per far comprendere questa cosa. E dico sempre che il Toro evoluto va sulla costiera amalfitana, torna e ti dice che profumi, che colori, che bellezza, che paesaggio. Il Toro non evoluto va sulla costiera amalfitana, torna e ti dice mi sono fatto una magnata di pesce. Ecco, tutte e due hanno apprezzato la costiera amalfitana, ma l'hanno apprezzata su due livelli differenti di consapevolezza. Per questo è importante sempre capire a che livello
di evoluzione sia quell'individuo. Sempre collegato al discorso cibo, portiamo l'esempio di Pannella. Pannella aveva valori toro e Pannella ha usato queste sue caratteristiche, questo discorso dell'alimentazione per fare politica, perché è stato il primo a tirare fuori lo sciopero della fame e della sete, soprattutto in funzione dei diritti umani. Quindi vedete come sempre le simbologie poi alla fine rispondano. Il toro si collega alla seconda casa e ai beni materiali, ma il toro non è il segno dei grossi investimenti, dei giochi in borsa, dei rischi, delle cose poco chiare. No, questa è una caratteristica invece del segno opposto dello Scorpione, perché l'asse è Toro-Scorpione, quindi seconda casa, ottava casa. Nell'ottava casa si gioca con i tanti soldi e ci si gioca anche in maniera poco chiara. Nella seconda casa no, nella seconda casa del Toro si ha bisogno di certezze, quindi si fanno piccoli investimenti. Il Toro rappresenta l'abitazione di famiglia, la casa di famiglia, l'acquistare una casa, un appartamento, però sempre con modalità tranquille, senza grossi rischi, senza non dover dormire la notte. Il toro il toro conserva, ecco, conserva, protegge, può acquisire, ma l'acquisizione è sempre controllata, è sempre prudente e attenta. Il toro non riesce proprio a concepire un cambiamento improvviso, un rischio. No, no, il toro misura proprio lo spazio, tutto ciò che lo circonda. Deve essere tutto molto controllato. Allora, io per il toro mi fermo qui. Questi sono video informativi, li possiamo chiamare così. Ricordo sempre che il tema natale è un'altra cosa, queste sono predisposizioni, caratteristiche di ogni segno, però calcolate che il segno zodiacale è semplicemente la posizione del sole, mentre il tema natale è fatto da un mondo, nell'astrologia c'è un mondo. Il segno zodiacale e l'ascendente, che sono le cose che bene o male conoscono tutti, sono due particolarità in un mondo immenso. Allora mi trovate su Facebook, Federica Giannini, il profilo normale, poi ho la pagina Federica Giannini Astrologa, il sito federicagiannini.com e YouTube. Grazie.